Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi faremo una grande esposizione delle più potenti formule magiche per ogni situazione. Vi dico tutte le formule magiche, le formule psichiche, no? Si chiamano le formule magiche e i mantra che veicolano delle informazioni potentissime, antichissime per risvegliare i vostri talenti nascosti. E me l'avete chiesto in tantissime questo video, forse saranno state 100 mail. Sì, perché voglio raccogliere oggi tutto quello che ho imparato fino a questo momento, poi man mano che imparerò nuove formule psichiche, nuovi mantra, ovviamente come mio solito fare, come la mia missione, ve li passerò tutti. Quindi perché questo? Perché possiamo portare qualcuno solo dove siamo arrivati noi, cioè possiamo insegnare soltanto quello che abbiamo appreso noi, no? Quindi fino a questo momento io ho appreso determinate formule magiche, formule psichiche, mantra che mi hanno radicalmente, lo metto periodico, cambiato la vita. Allora, ragazze mie e ragazzi, voglio iniziare subito con la formula pentacolare che già vi ho illustrato in uno dei nostri video. Ma prima di parlarvi della formula pentacolare voglio fare una piccola premessa riguardo a tutto ciò che si verifica nella nostra quotidianità, nella nostra realtà, sotto forma di immagini che vediamo nella nostra vita, no? È tutto immagine. È tutto sogno, apparizione, la realtà è un sogno, tutto appare e scompare, come direbbero i buddisti Citta Maya, tutto è un inganno della coscienza, appare e scompare, appare e scompare. Anche la stessa immagine di nascita e di morte sono apparizioni. Come dicono i grandi saggi maestri, tutto ciò che viviamo è solo come se fosse vero, ma non è vero, è l'illusione dei sensi che te lo fa credere. E allora in tutto ciò che viviamo, tutto ciò che manifestiamo ha a che fare con una grande immagine voluta dalla tua anima affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti meglio conosciuti come karma. Quindi il karma sono l'insieme delle paure, degli attaccamenti e delle resistenze che noi ci portiamo avanti di vita in vita, di morte in morte, di vita e morte, morte, morte. E che cosa sono gli eventi che accadono? Sono ciò che te li fa vedere, quelle paure, quegli attaccamenti e quelle resistenze. Quindi, come vi dico sempre, approcciare agli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, con apertura e non con chiusura, determina lo scioglimento del karma. E lo scioglimento anche nello yoga sciamanico si dice pacificazione delle immagini perturbate, pacificazione degli spiriti perturbati, è la stessa cosa, più o meno la stessa cosa. Quindi approcciare ad ogni evento che ci accade con Emao meraviglia, il grande mantra che ormai conoscete tutte come se non ci fosse un domani. Emao meraviglia, è il mantra della meraviglia, perché tutto ciò che accade non è né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio. Queste sono le categorie della mente razionale ordinaria che noi stiamo trascendendo per poter essere nella gioia vera. Quindi tutto ciò che accade è Emao meraviglia, cioè perfetto, perché come diceva Eraclito, per gli uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono meglio, alcune cose sono peggio, alcune cose sono brutte, alcune cose sono belle. Per il divino tutto è perfetto, quindi ci stiamo allineando alla frequenza divina, cosa che noi siamo scintille divine, siamo sempre stati, dobbiamo solo riconoscerlo e con le pratiche e l'attenzione cosciente tu lo riconosci, tu ci arrivi. Tant'è che la parola stessa yoga significa attenzione. L'attenzione cosciente, la presenza chiamata in modo occidentale, l'attenzione è amore. Cioè tu quando sei attento a tutto ciò che vivi, a tutto ciò che esiste, stai vivendo nell'attimo presente, stai dando amore a quegli attimi. L'amore è una sostanza sottile, è la sostanza sottile delle cose. L'attenzione è la sostanza sottile delle cose in cui tu riversi la tua attenzione, cioè dai amore a quelle immagini, a quello che ti accade, stai dando amore. Non dobbiamo vedere l'amore come una visione romantica, l'amore è l'attenzione che dai a qualcosa.
ok? Quindi tutto ciò che ci accade ha a che fare con degli eventi che sono enti, entità, spiriti. E quando tu ti approcci con meraviglia, con stupore, stai cooperando con il Dio di quell'evento, cooperando. Quando tu cooperi con il Dio, allora il Dio ti accompagna. Quando tu lo rifiuti, no, non lo voglio sentire, no, e inveisci contro, bestemmi, non lo so, contro, allora il Dio si adira, si arrabbia e ti asfalta, perché non possiamo combattere con il Dio, ma possiamo allearci e guadagnare il suo favore. Quindi quando diciamo Emao meraviglia, entriamo nello stato dell'estasi, cioè nel quello che in greco si dice enteos, entusiasmo, cioè essere in Dio. L'entusiasmo, cioè la meraviglia ti porta nell'entusiasmo, cioè nell'essere in Dio. Qualsiasi cosa accade, non significa esaltazione. L'entusiasmo significa essere aperti a ciò che arriva, senza denigrarlo. Essere nel Dio dell'evento, che è anche l'emozione che ti suscita, no? L'evento. L'emozione è un Dio, è una forza, è un'istanza. Bene, quindi dire Emao a tutto ciò che accade, Emao, 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 poi finisce per diventare quello che il grande maestro Sri Aurobindo chiamava il potere automatico. Il potere automatico è quando il messaggio del mantra viene veicolato all'interno delle cellule e ormai le cellule viaggiano al mantra alla frequenza della meraviglia. Qualsiasi cosa accade. E questo è una sorta di pulizia karmica continua. Pulizia karmica continua. Quindi, Emao meraviglia è il primo mantra. Per quanto riguarda tutto ciò che ci accade, ha a che fare con il nostro destino. E come diceva il grande poeta Borges, non esiste un destino migliore o peggiore, ma ognuno deve compiere il proprio destino. Tutto quello che vuoi realizzare, tutto ciò che hai realizzato, tutto ciò che ti è successo, tutto ciò che ti capiterà, ha a che fare con il tuo destino, che è un destino ben preciso, che l'anima ha scelto un certo disegno prima di incarnarsi, per realizzare doti, capacità, talenti che ti sei prefissa prima di incarnarti. Bene, questo tuo destino però non ha a che fare con te, che sei distinto e separato, no. Il fatto è che noi ci stiamo riappropriando della vastità del reale. In questo sistema iperrazionale, estremamente patricentrico, che vede, dà credito solo al visibile, la lancetta è slittata completamente su una sola polarità dell'esistenza, cioè su quello che si vede. E l'invisibile è relegato nell'ombra. Quindi tutti i valori femminili, il divino femminile, l'eterno femmineo, l'invisibile, i valori dell'intuizione, della morte stessa, è tutto legato alla fase, all'aspetto lunare della vita, all'aspetto più profondo. Ecco, questi sono valori che dobbiamo impellentemente, incessantemente recuperare per avere la visione del reale delle cose, che è la parte visibile e invisibile. E in questa parte invisibile del reale, come vi dico sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità, ok? In questa dimensione invisibile è qui che si fanno i giochi. E nella dimensione dell'invisibile tu non sei sola, tu hai a che fare, come il tuo destino ha a che fare con tutta la tua genia, con tutte le forze e le istanze che ti abitano, che vengono dai tuoi avi, dai tuoi antenati, che hanno forgiato le armi spirituali affinché tu fossi qui, oggi. Quindi in questi, i tuoi avi, i tuoi antenati sono, pensate che nelle tradizioni, nei popoli sciamanici, nelle antiche tradizioni, scusatemi, dove c'erano sciamani, no? Nelle antiche tradizioni, se tu chiedevi chi è Dio, ti rispondevano gli avi, gli antenati. E quindi noi ci stiamo riappropriando di quel sapere antico, diremmo meglio un futuro antico,
dell'uomo primitivo, quando per primitivo non si intende arretrato, ma più vicino al paradiso delle origini. Quello che noi cristiani chiamiamo paradiso, per i pagani è l'età dell'oro, è la stessa cosa. Che significa paradiso delle origini o età dell'oro? Quando l'umano e il divino sono perfettamente uno, l'uno con l'altro, si danno incessantemente l'uno all'altro. Poi c'è stata l'età dell'argento, poi l'età del bronzo, siamo in questa età del bronzo-ferro, diciamo, in cui abbiamo completamente perso il contatto con l'invisibile, quindi con il divino. Recuperando quindi questi aspetti, noi riusciamo a realizzare la gioia, perché questa è la tua meta. La gioia non ha niente a che vedere con l'ostruzione della mente razionale, ma questo ne ho parlato in tutti i precedenti podcast, ok? In questo tutte le nostre manifestazioni, quello che abbiamo avuto, quello che avremo, non ha a che fare con te che sei distinta e separata dal tutto. Ripeto, come stavo dicendo poc'anzi, noi siamo uniti a tutta la nostra genia. Il nostro destino ha a che fare con tutta la nostra genia, altrimenti non sceglievamo quel tipo di genia per incarnarci. Quindi quando diciamo avere fede, io ho fede in te, io ho fede in te, alle immagini, alle emozioni che ti arrivano, che riguardano il programma del tuo destino, tu ti stai affidando alla tua anima che sa molto più di quello che la tua mente razionale può pensare di sapere, che non sa nulla. Quindi quando noi ci affidiamo alle emozioni, ci affidiamo agli eventi, ci affidiamo, io ho fede in te, significa che ti stai affidando alla missione che hai prestabilito. È solo affidandoti che vinci, mi spiego? È solo affidandoti che vinci. Affidandoti significa sciogliere paure, attaccamenti e resistenze. Quindi in questa genia possiamo avere degli spiriti, degli avi o degli spiriti intorno a noi che sono perturbati. Quindi questi spiriti vanno pacificati affinché noi possiamo sempre di più alleggerire il nostro carico, ritrovare talenti e capacità che abbiamo dimenticato, perduto o che abbiamo sacrificato inconsciamente per qualche nostro antenato, perché succede anche questo. Quindi all'interno della nostra condizione umana dobbiamo riappropriarci del senso del sacro e dare amore. L'amore è tutto ciò che esiste, non esiste nient'altro. Tutto espressione del divino, tutto espressione dell'amore. Quindi, siccome gli spiriti hanno un cosiddetto corpo di bardo, cos'è il corpo di bardo? È un corpo sottile e sono detti anche gli spiriti mangiatori di odori. Ecco perché si usano le essenze, i profumi durante i rituali, perché mangiano gli odori, cioè tu offri agli spiriti degli odori, si nutrono. Quindi siccome hanno un corpo di bardo, cioè, ripeto, che si nutrono della sostanza sottile delle cose, abbiamo prima detto che cos'è la sostanza più importante, sottile, che esiste? Quel sentimento, l'amore, è una sostanza sottile. L'attenzione, dare attenzione agli spiriti, significa dare amore, perché l'attenzione è amore. Allora, quindi dare amore e attenzione agli spiriti dei nostri avi è il modo migliore per pacificarli, Cioè quelli non vedono l'ora che tu gli dai attenzione. Non ce l'ha insegnato nessuno, ecco perché stiamo facendo la rivoluzione animica. Ok, anzi, nelle nostre tradizioni forse i nonni, i nostri bisnonni lo sapevano, io mi ricordo mia nonna lo sapeva questa cosa, però si stavano già perdendo queste usanze straordinarie, ecco perché ritornare a un futuro antico è fondamentale. Quindi, allora succede che quando degli spiriti o uno spirito molto bisognoso non viene ascoltato, no? Che cosa succede? Urla, si agita e da una simile relazione perturbata, se tu hai uno spirito che si agita, che non viene ascoltato, a cui non dai attenzione, allora possono nascere immagini, cioè possono capitare, no?
situazioni di malattie, disagi, problemi, e queste sono le immagini di malattie, cioè che ti vengono nella vita della 3D. Disagi, problemi, anche azioni sconsiderate e fallimenti, no? Quindi, infatti, nello sciamanismo si dice che quindi è presente un'intrusione nociva e quindi molto spesso gli spiriti che sono giudicati male, no, giudicati male, già il giudizio è male, nella misura in cui non mettiamo un giudizio o qualcosa, stiamo usando la mente razionale ordinaria che giudica e discrimina. Quindi, nella misura in cui c'è un giudizio su degli spiriti rifiutati, spiriti respinti, ecco, questi spiriti che sono stati giudicati, rifiutati, respinti si trovano in condizioni di tristezza, di rabbia, di paura. E questi spiriti si manifestano nella nostra realtà come dei mali, come dei disagi, come dei problemi, affinché possano essere liberati, insomma, guariti, pacificati. Perché ricordiamo che quello che accade nella dimensione materiale è sempre, sempre, sempre e solo il riflesso, il simbolo della condizione spirituale. Come vi dico sempre, è nell'invisibile che si fanno i giochi. E quindi come bisogna affrontare la perturbazione di questi spiriti perturbati? Ossia, se c'hai dei mali, se c'hai un disagio, se c'hai dei disturbi, se le cose non vanno bene, se delle cose si ripetono, delle cose... Abbiamo già fatto il rituale degli antenati, vi ricordate nel podcast Magia Pratica 8? Ok. Quelli erano l'inizio delle pratiche, è un modo per nutrire gli spiriti perturbati dei tuoi antenati. Ok. E quando stavo dicendo arrivano delle cose, avete delle cose nella vita, disagi, disturbi, problemi, eccetera, eccetera, ci sono degli spiriti perturbati, vanno pacificati con l'amore, con l'attenzione. Quindi, come affrontare la perturbazione di questi spiriti perturbati? Allora, prima di tutto è lasciare andare il bisogno di controllo. Devi completamente affidarti al mondo spirituale, che è soprattutto il tuo amante mistico, no? O lo spirito guida, sé superiore, chiamiamolo come vogliamo, sposa celeste, sposo celeste, angelo custode, chiamiamolo come vogliamo. Quindi devi affidarti a lui, al tuo spirito guida, amante mistico, e affrontare gli spiriti perturbati per pacificarli. Allora, la pacificazione degli spiriti perturbati, cioè, non è che lo fai una volta, lo devi fare spesso, sempre, perché la pacificazione degli spiriti perturbati si compie a gradi di intensità diversa, a seconda della tua disposizione interiore ad affidarti e a lasciare andare il controllo. Mi spiego? Quindi sempre più diversi, sempre più elevati. Lo sciamano la prima cosa che fa è utilizzare la formula pentacolare, cioè la pacificazione delle immagini perturbate con il pentacolo. Il pentacolo è quello che ci insegnano, è la prima cosa che ci insegnano nello yoga sciamanico per diventare sciamani. È la prima pratica che ci insegnano. Poi ogni sciamano, ogni maestro di yoga sciamanico utilizza il pentacolo con dei rituali apposta per la pacificazione delle immagini perturbate delle persone, dei suoi clienti, insomma, utilizza sempre la formula pentacolare, però unendo anche corpo e immagine. Quindi ecco perché lo yoga sciamanico è tra i più potenti che esistano, perché è lo yoga dei primordi, dell'uomo primitivo, dove si utilizza il corpo, la respirazione e le immagini visionarie, la psicologia immaginale. Questo noi lo facciamo con la mia maestra di yoga sciamanico, Selene Calloni Williams, che ha una preparazione oltre i 40 anni di tutto ed è un'esperienza straordinaria, la più significativa e straordinaria in assoluto. Ma questo ve lo racconto spesso. Ecco, io vi passo tutta la mia conoscenza e quello che applico e sto applicando quotidianamente nella mia vita affinché possa sempre più essere cosciente di essere nel sentiero della gioia quotidiano, no? Allora, quindi, parliamo della formula pentacolare.
Allora, la formula pentacolare stella a 5 punte, stella a 5 punte. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono o fede in te. Allora si utilizza ti ringrazio o ti perdono a seconda di quello che richiede di più l'immagine che ti sta arrivando davanti, l'emozione che ti sta arrivando davanti. Quello lo puoi sapere solo tu, va bene? Non te lo posso dire io. Qual è la frase, la parola che più senti dire a quell'immagine? Ti perdono o ti ringrazio? Quello che senti di più tu. Quindi ti perdono, ti amo, ti ringrazio, scusatemi, ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono e ho fede in te. La formula pentacolare si dice alle immagini perturbate specifiche, che sia un evento che ti è accaduto nel passato, che sia un sogno ricorrente, che sia un evento a livello di disagio, disturbo fisico, che sia un'immagine di un abbandono, che sia l'immagine di una rissa, che sia l'immagine di qualsiasi cosa. Perché le immagini che tu vivi quotidianamente nella tua vita, difficili, hanno a che fare con uno spirito perturbato di qualche avo e qualche antenato, che tu non puoi conoscere, questo avo, questo antenato, però lo conosci nella misura in cui vivi quegli eventi nella tua quotidianità. Mi spiego? Mi è capitato qualche tempo fa che una nostra sorella mi chiedeva: non conosco i miei avi, i miei antenati, come faccio, che cosa gli devo dire? Ti ringrazio, ti perdono. Però questa nostra sorella aveva problemi con il fratello, cioè il fatto qual è? Non è necessario che tu conosca l'antenato, mi spiego, non possiamo conoscere antenati di 3000 anni fa a livello razionale, ma possiamo riconoscere la loro perturbazione nelle cose che viviamo quotidiane, mi spiego. Infatti la nostra sorella aveva un problema importante con il fratello, a livello economico, non ricordo bene, però era un problema col fratello, quindi l'immagine perturbata di tuo fratello, del problema con tuo fratello, che cosa ti suscita? Qual è l'emozione principale di questa immagine? Rabbia, frustrazione, tristezza, invidia, gelosia, attaccamento? Bene, tu chiudi gli occhi. Prendi questa immagine di tuo fratello, eccetera. Adesso vedi qual è l'emozione più forte relativa a questa immagine, sempre ad occhi chiusi, e fai compenetrare l'emozione con l'immagine, tanto da renderla una figura, come se fosse una figura questa emozione immagine, come se fosse una persona, una figura. Bene. Man mano che vedi questa figura avvicinarsi a te sempre ad occhi chiusi, a un certo punto tu pronunci la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, quello che più senti in quel momento, e poi ho fede in te, per chiudere. Lo fai per un minuto. Solitamente io lo faccio sia nella mente, prima lo dico ad alta voce, poi lo faccio nella mente, no? Vedete come più vi ispira, ok? Questo tipo di approccio è per le immagini specifiche, no? Poi noi nei rituali, anche con le consulenze private, facciamo proprio i rituali più approfonditi, anche con la respirazione, unendo il corpo. Perché quello che ci insegna anche lo yoga sciamanico è che nel nostro corpo sono contenute le memorie cellulari. Quindi noi dobbiamo convincere anche il corpo, dobbiamo dare il comando al corpo, ma non comando inteso come il comando, una cosa brutta, ti comando, no, è comando, porto con me, perché lo yoga sciamanico noi impariamo che tutto deve essere un tuo alleato, l'invisibile è tuo alleato. Anche quello che vedi fuori come nemico, il nemico non esiste, il nemico è una zona d'ombra tua, deve essere un tuo alleato e lo pacifichi grazie anche alla formula e soprattutto pentacolare. Ok, includendo. Come vedete, tutto quello che vi insegno sempre sull'arte sciamanica,
l'approccio proprio sciamanico è quello dell'inclusione. Io ti includo in me perché sei un aspetto di me, sei un aspetto del divino, della mia anima, della mia immagine, io ti includo. E a questo punto introduciamo anche il mantra Uketamo, Uketamo, Uketamo. Io ti includo, io ti includo, io ti includo. Ok? E Uketamo è l'altro mantra che è potentissimo per ogni cosa che vi accade. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma quando devo usare uno, quando devo usare l'altro? Quando inizi a aprire i canali grazie alle pratiche, tu saprai quando usare i mantra, non te lo posso dire io. È molto intuitiva la cosa, mi spiego. In questo caso io ho usato Uketamo per situazioni che non riuscivo magari a digerire, mi spiego. Io ti includo però, Uketamo, Uketamo, Uketamo. Quindi io vi posso portare la mia esperienza in merito a quando li ho usati e continuo a usarli. E tant'è che anche questo passaggio interessante che voglio porvi all'attenzione, Uketamo lo sto usando sempre meno, perché mi approccio a tutto con grande meraviglia, niente non digerisco più, mi spiego, non c'è nulla che non digerisco, anzi so che tutto è emanazione del divino, quindi più fai le pratiche, più fai la pratica e i canali si aprono e inizi a vivere in un'esperienza sempre più profonda, più yogica, non so se si può dire così, perché la parola yoga significa attenzione, no? Immersa nell'esperienza divina che è la vita. Ok, quindi per ritornare stavo dicendo la formula pentacolare. Allora, tutte le nostre manifestazioni, tutto quello che vogliamo realizzare, non ha a che fare con noi come individuum, cioè distinto e separato dagli dei, dalla natura, dalle forze della natura, dai tuoi avi e dai tuoi antenati, l'individuum così distinto e separato. No, tu sei distinto, ma non sei separato da tutto il resto. Quindi il tuo destino è dato dal complesso degli spiriti con cui sei in relazione costante. E in questi spiriti ci sono gli spiriti protettori, gli spiriti guerrieri, gli spiriti famelici, gli spiriti adirati, gli spiriti tristi, gli spiriti depressi, gli spiriti capricciosi, gli spiriti dinamici, gli spiriti forti, determinati, amorevoli. Ecco, tutto sto complesso, abbiamo un complesso, come diceva mia nonna, non diceva la band, no? Oggi si dice la band, ecco, mia nonna lo chiamava lu complesso. Francesca, stai suonando con lu complesso oggi? Sì, nonna, col complesso. Ecco, tutto questo complesso di artisti abita in te. Ecco, ognuno di questi spiriti ha un suo bisogno, un suo obiettivo, una sua speranza. E incessantemente gli spiriti dialogano con te, ispirandoti idee, emozioni, determinando le tue scelte. Quindi le tue scelte non sono tue, cioè le tue ispirazioni, ciò che ti arriva non è un segreto del cervello. Mi spiego? Il pensiero non è un segreto del cervello. Sono ispirati da tutte queste forze. Le tue scelte non sono tue come individuum distinto e separato, ma sono ispirate da tutte queste forze, queste istanze che ti abitano. Quindi tutti gli eventi che ti accadono sono il risultato di una relazione continua e incessante tra te e il mondo spirituale, tra te e il mondo invisibile. Ora, se in questa relazione tu sei unito a spiriti che non stanno bene e sono perturbati, è normale che le immagini, cioè quello che ti accade, le immagini quindi che si generano, saranno perturbati. Mi spiego?
E allora che facciamo noi? Subito la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ok? Ho fede in te. Quando tu dici ho fede in te, ma tu stai una bomba. Quando ti affidi all'evento, che è la personificazione di qualche spirito perturbato, ma tutti gli eventi sono la personificazione di spiriti. Sto omettendo gli eventi di gioia pura perché qua il problema non è stare nella gioia pura, qua il problema è farvi capire che siete già gioia pura e abbiamo tutti sti veli che non ce lo fanno vedere. Oh, ok. Quindi facciamo subito la formula pentacolare. Poi nello yoga sciamanico questa formula pentacolare, come direbbe il grande Sri Aurobindo, si riduce a tre. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Il grande Sri Aurobindo diceva che questa formula deve diventare, queste tre frasi devono diventare automatiche. Ogni cosa che vedi, ogni cosa che accade, ogni cosa che ti succede, ogni cosa, tutto. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. 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 Deve diventare una cosa automatica. Poi, per le immagini specifiche, tu ti metti là 1 minutino, 5 minutini, ti metti una bella musica, oppure anche senza, qualsiasi cosa, e ti fai la pacificazione della stella a 5 punte, quella completa, va bene? Per il resto deve diventare un potere automatico, ok? Perché tutti abbiamo avuto dei fantasmi alle spalle. Che significa questi fantasmi? Questi fantasmi sono gli spiriti perturbati e questi spiriti generano in noi la rabbia, la sofferenza, come se avessimo un giorno fatto scelte sbagliate. Ah, ho sbagliato quella volta quando ho fatto così, ho sbagliato a fare quella scelta. Non sei tu, va bene? E la mancata pacificazione di qualche spirito perturbato che ti fa credere di aver sbagliato qualche cosa quel giorno o in quel dato momento, ok. Oppure sensi di colpa. Tu hai sensi di colpa? Li abbiamo avuti tutti. Non eravamo noi. Faceva parte del nostro karma, però il senso di colpa, come anche degli eventi, no? Immagini di eventi traumatici, immagini di avi che portano in sé sofferenza, frustrazione. Ecco, quelle immagini ci costringono a restare focalizzati, sintonizzati con delle idee nefaste. Quindi se abbiamo avi perturbati, quelle perturbazioni ci costringono a stare focalizzati su delle idee brutte, nefaste, che ci portano ad avere visioni perdenti, frustranti. Bene, tutte queste immagini sono strumenti della missione dell'anima, cioè sono spiriti, dei. Va bene? Gli spiriti e gli dei bisognosi, no? Perturbati, cioè bisognosi, sono la fonte anche di paure ingiustificate, di ansie e angosce che possiamo avere e vanno guariti. Allora, io lo so che all'inizio non è per niente facile dire ti benedico, ti amo, a delle immagini perturbate che ci portiamo dietro da tanto tempo, ok? Io lo so che non è per niente facile. All'inizio dico, all'inizio, perché quello ti ha tradito, vorresti mandargli un Kalashnikov. Ti benedico, ti amo. Per me non è stato facile all'inizio, quando ho iniziato tanto tempo fa. Cioè, non era facile a quello che ti ha tradito, ti benedico, ti amo. La mente diceva, ma come? Ma non volevi andare a mettere, non so, un Kalashnikov sotto la macchina? Sì, vabbè, che c'entra? Cioè, non è facile. Però, guarda ragazzi, io che vi ho sempre raccontato che ho una passione, ma lo sapete, ho una passione irriverente per la vita. Ecco, questa passione e anche quest'impeto guerriero, no?
Certamente ce l'ho per i miei avi guerrieri. Non a caso mia madre ha fatto non so quante, forse 48 ore di travaglio prima che io nascessi, cioè, tant'è che alla fine mi racconta sempre, alla fine ho fatto fare un cesareo perché stavo morendo. Ecco, anche lì nello yoga sciamanico ci insegnano che quel travaglio vissuto dalla madre, anche il tuo che volevi uscire, fa parte del tuo karma di avi guerrieri. Ok? Quindi questo mio impeto, questa mia passione, cosa pensate che fosse qualche 15 anni fa? Io ero sempre arrabbiata, e una rabbia, l'ottava bassa dell'impeto guerriero è la rabbia, no? Bassa che non significa peggiore, attenzione, stiamo trascendendo la dualità, quindi il giudizio non c'è più. È solo pura forza, pura energia. Quindi quella, chiamiamola la dea della rabbia o dio Ares, io ero sempre arrabbiata. Quindi pensate a me, quello che mi ha tradito, che mi tradisce 15 anni fa, cioè, ma io gli voglio spaccare la macchina. Una volta... Non lo so se ve lo posso raccontare questo, non lo so, ma sì, dai, tanto siamo tra noi, soltanto 65.000 persone. Tra di noi, ma siamo una grande famiglia, dai, siamo una grande famiglia. Allora, quando ero inconsapevole, dovete sapere, quello là mi era venuto a casa, uno di quelli, era venuto a casa mia dicendomi che mi amava, alla follia. 2 giorni dopo, e non si fa sentire per 2 giorni, 2 giorni dopo vado a scoprire che io ero partita per un po' di tempo, non ero stata qui dove abito, vado a sapere che questo qua stava convivendo con un'altra. Allora, mi dicono questa cosa le mie 2 care amiche e un amico di una mia amica che lavorava in dove si vendono le tinte per dipingere casa, no? Insomma, ecco, faceva il commesso lì e vide andare questo mio ex con la nuova compagna che si era portato a casa per dipingere i muri di casa. Allora, le mie amiche mi vedono, cambio espressione, iniziano a vedermi un fuoco negli occhi. Allora c'era Chiara che mi prende per un braccio, Sara che mi prende per l'altro braccio. Lasciatemi subito. Tant'è che si spaventano, mi lasciano, io prendo la macchina, vado sotto casa di questo. Erano forse le 11 di sera. Prima gli mando un messaggio mentre sto arrivando e gli scrivo: esci fuori. Io avevo capito che lui aveva capito, esce fuori. Io stavo come una belva, una pazza, metto la prima in grano e non si può dire questa cosa. Vabbè, ma voi dovete sapere da che cosa, cioè, se la mia vita di successo oggi ho avuto il successo grandioso che aspettavo, una gioia quotidiana, io vengo da lì. Cioè io vengo dagli inferi, altrimenti non puoi farti alleati gli inferi se non li hai vissuti, no? Insomma, vado per metterlo sotto con la macchina, che ti devo dire? Vado per metterlo sotto, questo si sposta. L'ardire di dire forse mi sposto che è meglio, si sposta, io a un certo punto spengo la macchina, scendo dalla macchina, lo guardo e svengo per terra. Lui mi prende in braccio, mi mette in macchina e mi porta a un boschetto là vicino per parlare. C'era un casino. Questo succedeva un po' più di 15 anni fa, insomma, vabbè dai. Insomma, avete capito? Poi da lì in poi, vabbè, poi mi disse tutto, perdonami, in ginocchio, piangendo, e io non sapevo ancora bene il mito di Arianna, però è come se mi fossi affidata agli dei, alle emozioni, no? Vi racconto sempre cosa disse Arianna quando Teseo la tradì e la lasciò sull'isola di Nasso. Da qui il detto piantata, non piantata in asso con la, piantata in Nasso, l'isola di Nasso. Allora Arianna guarda tutte le navi di Teseo che se ne stanno andando e dice: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Cosa significa chiedere vendetta agli dei? Non è che Arianna arriva a nuoto alle navi di Teseo, anche perché non ce l'avrebbe fatta, poverina, una ragazzina piccola su quest'isola, e gli mette fuoco a Teseo. Non esercita la vendetta.
Mi spiego come avevo fatto io. Dopo è arrivata Arianna in mia salvezza. Non esercita la vendetta, ma affida le sue emozioni agli dei. Va bene? Quando lei dice chiedo giusta vendetta agli dei, significa affidare la propria tristezza, la rabbia, la vendetta, affidarsi alle emozioni che sta vivendo. Va bene? Questo significa darsi all'invisibile, darsi alle proprie emozioni, affidarsi alle proprie emozioni, avere fede nelle proprie emozioni. Questo significa. E tant'è, per tutta risposta, cosa succede? Cosa succede ad Arianna? Che gli arriva Dioniso sull'isola di Nasso, non quello il Teseo, là, il principe anche un po' cazzone che se n'è andato, l'ha lasciato e l'ha tradita. Gli arriva un dio, Dioniso, che la rende immortale facendo la sua sposa, tant'è che l'aurora boreale è la corona di Arianna, cioè Dioniso la rende immortale. Vedete? Quindi affidarsi agli dei significa morire al senso dell'io, non esercitare la vendetta, non esercitare con il senso dell'io il controllo sulle emozioni, affidarsi agli dei perché gli dei ti rispondono sempre, ti benedicono gli dei, ti danno tutto ciò di cui la tua anima ha necessità, cioè ti danno la gioia. A quella Arianna dopo il cazzone gli è arrivato un dio, cioè voglio dire, io posso confermare che dopo quell'altro cazzone mi è arrivato un dio, che comunque mi sono pure lasciata con quell'altro dopo, ma che c'entra? È tutto meraviglioso, quindi quando ti affidi agli dei ti arrivano gli dei. Quindi, a parte questo momento ludico, diciamo, tragicomico, stavamo appunto parlando del fatto che è difficile dire ti benedico, ti amo. Ti benedico, ti amo alle immagini perturbate, no? Che ci portiamo dentro. Però, ragazze mie e ragazzi, se siamo capaci di traghettare le nostre immagini, cioè quello che ci è successo e ci succede, al di là dei concetti di bene e male, al di là del concetto di salute e malattia, al di là del concetto di vantaggio svantaggio, allora dobbiamo costantemente ricorrere ad aiuti indotti dall'esterno. Cioè se noi stiamo nelle categorie di bene e male, giusto o sbagliato, salute e malattia, chiediamo sempre aiuto fuori. Io da quando ho aperto questo canale vi ho sempre detto io vi supporterò nel percorso di come sono riuscita ad guarirmi con la forza dell'amore, con la forza del divino, con la forza degli dei. Quindi, perché quando ci sentiamo vittime del nostro clan familiare, quando ci sentiamo vittime di quello che ci accade, quindi del clan familiare a livello di genealogia, noi sacrifichiamo tutti i nostri talenti, tutte le nostre possibilità. Infatti, fin tanto che vediamo nel nostro padre o in nostra madre o i nostri genitori, quindi o i nostri avi, la causa dei nostri blocchi e delle nostre limitazioni, come fa la psicologia moderna da bar, da supermercato, saremo sempre vittime. Anche l'analisi stessa sulle problematiche, l'analisi è il potere della mente. Quando tu vuoi esercitare il controllo, come lo fa la mente? Come esercita la mente il controllo? Con l'analisi. Sono così perché mia madre mi ha fatto questo, sono così perché mio padre mi ha fatto quest'altro, sono così perché sono stata abbandonata, sono così perché l'infanzia, ecco perché sono così. Ma non vi rendete conto che questa è la condizione di vittima? Tu hai un destino che ha a che fare con una pluralità di forze e di eventi e hai scelto quel clan familiare, quella famiglia per portare avanti il tuo destino, la tua missione grande, il tuo capolavoro di vita. Tu hai scelto quella famiglia e quel clan perché non a causa di, ma grazie a quelli tu puoi realizzare il tuo destino. I nostri avi, come le nostre scelte, come gli eventi che ci sono accaduti da quando siamo stati concepiti sino ad oggi, non è che influenzano il nostro destino, no,
ma sono piuttosto le immagini proiettate dalla nostra anima affinché noi possiamo compiere il nostro destino. Tutte queste immagini quindi non è che influenzano il nostro destino, ma sono lì per farcelo comprendere meglio, per farcelo vedere. E ognuno di noi è soggetto a quello che viene definito la chiamata. La chiamata. Vi ricordate che nel podcast Magia Pratica 7, quando vi ho parlato della malattia, vi ho parlato della restituzione del toro bianco? Che cos'è la restituzione del toro bianco? È la chiamata a restituire l'equilibrio primevo, l'ordine universale che è stato tradito dall'uomo, perché l'uomo vuole il potere, il controllo sulla natura, sul proprio corpo, sugli eventi, sulle situazioni. E quindi questa chiamata arriva dal divino, dal mondo spirituale quindi, che è invisibile a noi, e quindi per mostrarsi a noi utilizza delle maschere. Queste maschere che il divino utilizza per chiamarci, la chiamata, sono le maschere più vicine a noi, sono proprio quelli dei nostri genitori, dei nostri avi. Ecco, guardando in faccia le immagini dei nostri genitori, dei nostri avi, noi possiamo renderci conto dell'intensità, della qualità della nostra chiamata. E che cosa dobbiamo fare? Rispondere affermativamente. Sì, lo voglio. Sì, mi do, ho fede in te, ho fede in te. Quindi i nostri genitori, i nostri avi ci servono a comprendere meglio il nostro destino. E la storia del toro bianco, vabbè, la conoscete già perché ve ne ho parlato. Era quando Minosse, re di Creta, voleva più potere. E che successe? Andò da Poseidone, dio del mare, a chiedere più potere. Allora Poseidone disse: no, io non te lo posso dare il potere, te lo posso far provare. Però poi sappi che me lo dovrai restituire a mezzo di un sacrificio rituale. Che successe? Minosse ebbe in dono da Poseidone uno splendido toro bianco. È una cosa pazzesca sto toro bianco. Se ne innamorò di questo toro bianco, pazzesco, maestoso, imponente. E quando Poseidone disse: ehi, bello mio, mi devi ridare il toro bianco, e Minosse non volle restituire il toro bianco. Quindi voleva farne un bue delle proprie mandrie, cioè voleva il potere sugli dei. E che cosa successe? Che successe? Che non solo Poseidone si incazzò terribilmente, ma tutti gli dei. E la storia del mito racconta di come gliel'hanno fatta pagare, diciamo, tra virgolette, Poseidone a Minosse, con il Minotauro, con la faccenda di Arianna, con la faccenda di Teseo. Vabbè, più o meno la conoscete la storia del mito, no? Tutte le storie del mito hanno a che fare con un unico senso: che l'uomo non vuole cedere il potere alla natura, non vuole cedere il potere all'invisibile, agli dei, e pur di mantenere il potere è disposto a morire. E questi sono i drammi dell'umanità e si ripetono dal tempo delle origini. È necessario ristabilire l'ordine universale, l'equilibrio primevo, il patto uomo-natura che l'uomo ha distrutto. E questo equilibrio, questo patto viene ricucito ogni volta che noi cediamo il potere agli dei. Quando è che cediamo il potere agli dei? Quando ci affidiamo agli eventi. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Questo significa restituire il toro bianco, ristabilire l'equilibrio primevo. E questa chiamata
Noi la sentiamo sempre nella nostra vita. Da che arriva una malattia, una problematica o un'emozione con i nostri genitori, con i nostri avi, restituire il potere significa affidarsi all'invisibile, o fede in te, o fede in te, o fede in te, e smettere di voler esercitare un controllo. Controllo è della mente razionale. La mente ti vuole schiavizzare. L'anima ti rende libero. L'anima ti dà la gioia. L'uomo non vuole rispondere affermativamente alla chiamata di restituire il potere. E quindi la chiamata, nel video Magia Pratica 7 vi ho fatto l'esempio sulla malattia. La malattia è quando gli dei chiamano più forte affinché tu restituisci il potere agli dei. Cioè, ciò che tu vuoi, mi affido a questa malattia, mi affido a questo sintomo, ciò che tu vuoi, ho fede in te, ho fede in te. E la cura che ognuno di noi deve fare quando si ha una malattia corrisponde al rito sacrificale che Minosse avrebbe dovuto fare nei confronti di Poseidone per restituire il toro bianco. Cioè la cura, qualsiasi tipo di cura tu debba fare, la medicina eccetera, qualsiasi tipo di cura tu debba fare, è il rito di sacrificio, di offerta che ti fa rispondere sì a quella chiamata. Infatti nella malattia non è la cura in sé che porta la guarigione, ma è la consapevolezza che tu nella cura stai facendo il rito di dare il tuo potere di controllare la malattia agli dei, cioè non lo vuoi più controllare la malattia, fai il rito, la cura, ma affidi il potere agli dei. E quindi qui non abbiamo solo la salute, abbiamo la salvezza, di cui la salute ne è solo un aspetto. Ma come in tutto quello che ci arriva, la chiamata degli dei l'abbiamo in tutto ciò che si manifesta nella nostra vita, che si manifesta attraverso le maschere del divino. I primi, come stavo dicendo prima, sono i nostri genitori, i nostri avi. Cioè, affidarci a quelle immagini. Rispondo sì alla chiamata, mi affido alle immagini. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Per esempio, se abbiamo un particolare problema fisico o delle sintomatologie, vi faccio l'esempio mio, no? Io ho avuto questo problema importante al ginocchio sinistro. Sono sempre stata una grandissima sportiva, correvo, adesso ho diminuito un po' perché con lo yoga sciamanico, l'ho detto, come ho trovato il mio amante mistico con lo yoga sciamanico, ormai io ci faccio l'amore costantemente. Anche lì la corsa per me era un modo per, ero sempre molto agitata. Avendo questi avi guerrieri dentro di me, bastava poco per farmi agitare, no? Scaricavo molto io quando andavo a correre, mi facevo 7-8 km di corsa al giorno, tutti i giorni, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, ragazzi, ovunque, in qualsiasi parte del mondo stavo, c'era una droga, era un problema, era diventato un problema, perché scaricavo l'ansia, chi corre lo sa che cosa significa. Bene, con lo yoga sciamanico ho ribaltato tutto, cioè anche il mio corpo è cambiato, sono più serena, più armoniosa, molto più bello, anche a livello fisico, mi vedo molto più bella di prima quando correvo, comunque sto sempre un po' cazzata, un po'. Allora, quindi vi stavo dicendo, per farvi un esempio di una problematica fisica, avevo questa problematica al ginocchio sinistro, ok? Quindi risonanze, cose, poi io devo andare a correre, piangevo perché non potevo andare a correre, non potevo andare a correre, ma quando posso andare a correre? Cioè, c'avevo sempre la fissa della corsa, incredibile, e già lì c'hai una fissa su qualcosa che c'è già un problema. Però come vi dico sempre, no? La pacificazione delle immagini perturbate avviene a gradi di intensità sempre diversi, sempre più elevati, a seconda del grado che hai tu di affidarti al divino, cioè quanto controllo c'è su quella cosa. Non è che io ho fatto questa cosa dall'oggi al domani e si è allentata la mia ansia, no. Ci sono voluti dei mesi, no? Dei mesi per allentare quest'ansia. Ok, allora prendiamo il caso, questo problema al ginocchio che ho avuto. E sì, mi fa molto piacere dire che ho avuto, perché non esiste più, che era un'immagine perturbata. E allora, dobbiamo amare, quello che ci insegna lo yoga sciamanico è dobbiamo amare
quel difetto. Perché? Perché quel difetto è l'espressione del sacro che è in te. È l'espressione della tua capacità di darti, di offrirti, di essere un corpo che è il simbolo stesso del cosiddetto sacrum facere. E questo sacrum facere si esprime come fragilità, che non è un limite, ma è opportunità. D'accordo? Allora ripetete ad occhi chiusi al vostro simbolo, non lo voglio chiamare problema, ripetete al vostro simbolo, che è il simbolo del sacrum facere, di quel sintomo che è un simbolo del sacrum facere. Ti amo, ho fede in te, ti amo, ho fede in te, ti amo, ho fede in te, ti amo, ho fede in te. Appena lo facevo, sentivo sciogliersi dentro di me qualcosa di pesante e arrivava una gioia meravigliosa dentro di me. Mi commuovevo sempre le prime volte che lo facevo, una commozione infinita. E oggi non c'è più quel sintomo. Qualsiasi cosa dovesse capitarmi però, io lo vedo come l'espressione del sacro che è in me, della mia capacità di darmi, di offrirmi, in quanto quello che mi accade come qualsiasi simbolo, sì, esprime la mia fragilità, che non è un limite, ma è opportunità. Ed ecco che alcune posizioni di yoga che non riuscivo a fare, facendo questo approccio, avendo questo approccio, io adesso muovo il ginocchio come se fosse snodabile. Cosa che quando correvo ero tutta contratta, anche se facevo stretching, ma ero contratta. E infatti lo yoga sciamanico ci insegna che ogni situazione che nel corpo portiamo come contrattura, fragilità, no? È espressione di quella chiamata al divino a cui tu devi dire sì per poterla sciogliere e amarla con profonda gratitudine. Quindi la pacificazione delle immagini sofferenti e perturbate dà delle sorprendenti immagini, appunto, sorprendenti cose che accadono. E farla è semplicissimo. Basta ripetere all'immagine da pacificare una o più affermazioni della formula pentacolare. In questo caso del ginocchio io dicevo ti amo, ho fede in te. Vi ho fatto un altro esempio di come utilizzare la formula pentacolare. E questo lo devi fare quando in ogni momento in cui le immagini negative affiorano dentro di te o si presentano come degli eventi che accadono o come dei ricordi che ti arrivano alla memoria o come delle emozioni che stai sperimentando in un certo momento. Poi ogni tanto è bene anche operare la pacificazione delle immagini in senso di pratica appositamente dedicate, no? Come facciamo noi nello yoga sciamanico, facciamo proprio delle pratiche, dei rituali dove ci mettiamo nella condizione di essere in una coscienza ampliata e lo facciamo attraverso le respirazioni. La coscienza ampliata è lo stato che ti permette di realizzare tutto, cioè la coscienza ampliata non significa alterata, noi stiamo in uno stato ampliato di coscienza e significa percepire la vastità del reale, cioè non solo quello che vedi con gli occhi fisici, ma anche tutto ciò che è percepibile all'invisibile. E questo lo facciamo nelle pratiche di yoga sciamanico attraverso la respirazione, sono delle respirazioni particolari che ti permettono, soprattutto quella a vaso, dal basso verso l'alto, ti permettono di entrare in uno stato ampliato di coscienza, o come pure la respirazione
frazionata, la respirazione di fuoco, tante respirazioni particolari, la respirazione di consapevolezza, tante respirazioni che ti permettono di farti arrivare quella sorta di anche un po' vertigine, no? Cioè che stai proprio nella coscienza ampliata, e lì con le pratiche anche sul corpo, perché lo yoga sciamanico si avvale di pratiche corporee, respiratorie, e, come ti dicevo anche all'inizio di questo podcast, della pratica visionaria, della psicologia immaginale, pratica visionaria. Ecco perché è il più potente in assoluto. Quindi a parte delle sessioni che si fanno specifiche nella risoluzione di tante cose, tanti spiriti perturbati, questo è ciò che il maestro di yoga sciamanico fa, cioè sessioni di pacificazione delle immagini a mezzo della respirazione, a mezzo del pentacolo e con i rituali. La formula pentacolare è sempre quella, che poi si adatta a seconda dei rituali che poi andiamo a fare. Quindi tutto ciò che ti accade sono maschere della chiamata che il divino esercita su di te. È come se il divino ti dicesse: torna a me, torna a me, torna a me. Mi spiego? Allora, detto questo, fino a questo momento abbiamo fatto un lavoro importante di consapevolezza sulla formula pentacolare, sui primi 2 mantra, e vi introdurrò adesso tutte le formule psichiche, cioè le formule magiche comprensive dei mantra che utilizzo per il mio meraviglioso, fantastico sentiero della gioia. Però concludiamo questo video qui, quindi la prima parte, e ti aspetto nella seconda parte. Che tutti gli dei ti benedicano. Mua!